Ed eccolo qui il nuovo Garmin Age 540, una evoluzione del noto 530 acquistato diversi anni fa. Le migliorie di questo dispositivo sono molteplici, a partire dalla durata della batteria fino a 26 ore in modalità intensa e fino a 46 ore in modalità risparmio energetico. In questo dispositivo troviamo tante funzionalità in più. Il coaching attivo che visualizza gli allenamenti consigliati direttamente sul display. Inserendo il percorso di una gara che dovete fare nel calendario, il dispositivo vi fa da coach, proponendovi ogni giorno il tipo di attività da fare per arrivare il giorno della gara in forma smagliante. Ha il GPS GNS Dual Band estremamente preciso. Ne avevo già parlato quando ho recensito il Suunto Vertical. In pratica si tratta di una tecnologia multibanda che offre una maggiore precisione nella posizione, migliore copertura dell'area geografica, migliore velocità di acquisizione dei segnali satellitari e maggiore affidabilità. E poi abbiamo l'abilità ciclistica, dove confronta la personale abilità ciclistica con le esigenze di un percorso specifico e concentra l'allenamento sui fattori più adatti. E poi abbiamo il Power Guide, che permette di gestire al meglio gli sforzi, consigliando gli obiettivi di potenza durante il percorso. Chiaramente va abbinato a un sensore di potenza. E poi troviamo il FreeClimb Pro. Se il modello precedente, il 530, mi aveva entusiasmato per il Climb Pro, che si attivava solo se si seguiva una traccia preimpostata e precaricata, con il FreeClimb Pro la funzionalità si attiva anche senza avere una traccia precaricata. E questa cosa è strabiliante. Del modello Age 540 esistono due modelli, il modello base e quello Solar. Io ho preso il modello base per 5 motivi diversi. Il primo, il prezzo, costa infatti 100 euro in meno rispetto a quello Solar. Secondo, il peso ridotto. Terzo, dimensioni ridotte. Quarto fattore, il Solar dicono avere lo schermo leggermente più scuro, quindi leggermente meno leggibile. E ultimo motivo, per il modello Solar, se la giornata è nuvolosa il dispositivo non si ricarica. In base a varie recensioni lette, sembra che in 4 ore di esposizione al sole il guadagno sia di soli 30 minuti di carica, che equivale allo stesso guadagno che sia collegando il dispositivo a una presa di corrente per 5 minuti. Semplicemente, a mio parere, non ne valeva la pena. Perché non ho considerato i modelli Age 840 e 1040? Ancora una volta per il prezzo, le dimensioni e il peso, ma soprattutto perché non sono interessato alla funzionalità touchscreen, che reputo non essenziale per chi pratica mountain bike, dove spesso i guanti si impregnano di sporche e fango e ciò rende l'utilizzo del touchscreen piuttosto difficile. Le dimensioni del 140 comparato al 530 sono leggermente superiori, ma ciò va a vantaggio di una grafica veramente molto ben definita e molto ben leggibile. L'interfaccia utente è stata completamente ridisegnata e migliorata. È veramente molto più intuitiva rispetto al 530 e tutte le informazioni sono ben visibili perché hanno ingrandito il font, quindi le lettere sono più grandi e meglio leggibili da accecati come me. Ed in più hanno aggiunto delle simpatiche iconcine che facilitano la compressione dei dati che si stanno leggendo. Per esempio, l'indicazione della potenza è evidenziato dall'icona fulmine, mentre quello della frequenza cardiaca da un cuoricino. E poi la schermata, la cosiddetta dashboard principale, è bellissima. In questa dashboard troviamo delle informazioni veramente utili e mai viste. Per esempio, nei giorni passati pensavo di uscire a sfondarmi, ma il dispositivo diceva che sto lavorando troppo in View 2 Max, quindi devo darmi una calmata e girare in zone più basse per ottimizzare al meglio l'allenamento.
Il Freeclimb Pro segue un po' la regola del conosci il tuo nemico e fatelo amico. Il mio nemico è questo. Mi fa vedere la prossima salita che arriverà fra poco. Beh, la prenderà lunga perché la salita vera inizia fra un po'. Però mi fa vedere che sono sul tratto in discesa, infatti mi indica -1. Qua c'è un'oca che mi viene addosso, attaccato dall'oca. Era più incazzata del gallo cedrone quella. E quindi adesso riesco a conoscere bene tutti i tratti del mio percorso che fino ad ora mi sono stati ignoti. Potrò conoscere meglio i miei nemici, tutte le salitelle che ci sono dall'ufficio fino a casa mia, 18 km con 500 metri e passi di dislivello, tutti ben definiti qua adesso. Ce n'è una più avanti, la salita della muerte la chiamo, voglio vedere proprio che colorazioni mi dà. Fra poco dovrò fare quella salita. Come vedete è un bel rampone, va tutto a finire là sopra, pendenza 15%, e qua è un peccato che mi dica che la pendenza media è del 4%, perché come detto viene spalmata su nell'arco di 2,5 km. Andiamo a leggere meglio nel dettaglio le indicazioni che mi dà. Allora, purtroppo io volevo vedere solo questo pezzo, che è brutale, e invece me lo spalma anche sul falsopiano, quindi mi dà una pendenza del 4% di media. Il tutto viene spalmato su 2,56 km per un dislivello di 105 metri e mi dice la salita inizia fra 40 metri. Bello, questo free climbing vale i soldi che ho speso, anche perché mi farà vedere che tipo di percorso davanti e mi aiuterà a risparmiare un po' di energie. Il Freeclimb Pro però ha una controindicazione, nel senso che vi mostra una traccia che a parer suo è quella che voi seguirete, però se c'è una biforcazione e voi uscite dalla traccia che lui aveva programmato, c'è il rischio che voi memorizzate tutto quello che lui vi stava facendo vedere e non è valido, e non è per nulla valido. Come qui per esempio mi fa vedere che per i prossimi 4 km e 43 avrò un orrore di trail pieno di tratti Bordeaux, però lui mi fa vedere la strada che prosegue su per quella collina. Io però fra un po' arrivo a una biforcazione, quindi se vado a destra e non vado su questa collina, tutto quello che lui mi fa vedere in questo momento non è più valido. Quindi vediamo un po' come si comporterà nel momento in cui io arriverò a quel bivio dove ci sono quelle case. Quindi non andrò dritto, andrò a destra e vedremo se lui reimposterà il tutto. Giro e lui dovrebbe reimpostarmi la traccia. E infatti dice salita completata, però amico mio stai facendo un'altra strada, quindi devo riprogrammarti il tutto. Non ci sono salite davanti a me, quindi non mi fa vedere nulla. Torniamo indietro, vediamo se mi riprogramma tutto. Quindi torniamo indietro, andiamo su per la collina, al bivio giriamo a destra, seguiremo quella strada lì. Ecco qua, siamo al bivio, vediamo quanto ci impiega a capire che sono tornato. Eccolo qua, via, immediatamente ragazzi, questione di pochi secondi e lui vi riprogramma il tutto. Il problema del Freeclimb Pro è che lui vi fa vedere il percorso fino alla cima, ma se voi nel mezzo prendete una biforcazione e andate da un'altra parte, tutti i valori che avete letto, di cui vi siete preoccupati per lungo tempo, non hanno più senso. Quindi il problema è che avreste potuto spingere di più perché la salita era più corta. Qui per esempio c'è una biforcazione, il Freeclimb Pro mi dava quella strada e io devo andare su questa. Come vedete lui mi dice ehi, devi percorrere ancora 750 metri per un dislivello di 67 metri a 9% di pendenza media. Noi però non andiamo di là, ma andiamo di qua. Quindi il Climb Pro fra poco, e vi dico quando, ricalcolerà il tutto. Eccolo qua, l'ha già fatto. Ha ricalcolato e mi dice 4% di pendenza media, hai 1,1 km di salita per 41 metri di dislivello. Si va da questa parte. È molto bella come indicazione, serve tantissimo, ma se state facendo una gara è pericoloso perché potreste preservare energie e non è detto che avreste dovuto farlo, perché magari non dovete andare fino in cima, ma inizia una discesa a metà della salita che lui vi indicava. Quindi questa funzionalità non va sempre bene. Il bello è che vi ricalcola tutto subito all'istante, ci impiega veramente una frazione di secondo. Però se dovete fare delle competizioni è una cosa che dovete pensarci su un po'.
non so quanto valga la pena perché i valori potrebbero essere non reali. La schermata principale è bellissima, ci sono un sacco di informazioni utili, chiaramente settabili a piacimento, che vi permettono di capire il vostro stato di forma istantaneamente. Cronologia degli allenamenti, selezionandola potete andare nei dettagli, quante volte sono andato a fare la corsa, tutte le uscite in mountain bike, tutte le attività, oggi sabato sempre mountain bike, troppa mountain bike, dovrei fare qualcosa, ecco qua sono andato a camminare per 5 km, riporta tutta la storicità insomma. Questo è quello che preferisco, il training status, questa è una bellissima funzionalità che non avevo sul 530. Ho il rapporto dello stato di training, quindi mi dice che non sono produttivo perché ho VO2 max troppo elevata, è superiore, mentre il carico acuto è ottimale, sono in zona verde. Andando in basso posso vedere il valore di VO2 max e i progressi durante la settimana e dice che il valore dovrebbe aumentare quando migliora la forma fisica. Andando giù di 1 è il carico di lavoro dell'ultima settimana, in cui evidenzia che per essere produttivi devo stare all'interno della banda verde. Andando giù di una schermata entriamo nell'exercise load. Si possono vedere i diversi tipi di livelli delle sessioni di allenamento, alcuni in zona aerobico alto, altri in aerobico basso, sempre degli ultimi 7 giorni. Andando giù ancora di 1 e questo è bellissimo, perché aggrega le zone allenate nelle ultime 4 settimane e mi dice dove sto lavorando troppo. Per esempio quella in mezzo arancione è l'aerobico alto, mi dice sto lavorando troppo in zone aerobiche alte, dovresti lavorare più in zone aerobiche basse e anche in zona anaerobica un pochettino. Quindi mi alleno troppo a frequenze cardiache elevate o zone di potenza elevate, devo allenarmi a zone di frequenza bassa e questa è un'indicazione utilissima. Perché l'errore che avevo fatto per la preparazione del Cape Epic era quello che nell'ultimo mese non progredivo più perché oltre a essere scarico mentalmente ero anche in overtraining, quindi allenavo soprattutto questa zona arancione, mentre per un allenamento ottimale bisogna allenare tutte le zone. Dopodiché eccolo qua, livello di ciclismo. Lui mi dice, intelligentone qual è, che per tutti i miei livelli di allenamento sono uno specialista nell'endurance. Almeno penso che lui l'abbia beccata. La tua capacità di resistenza alla fatica ti aiuterà per i percorsi più lunghi. E andando a visualizzare anche l'analisi, che questo qua lo seleziono, e mi dice che per aumentare la mia progressione di allenamento dovrei concentrarmi un attimino sull'aumento della potenza in uscita per brevi intervalli, 5 minuti almeno. Poi anche la capacità aerobica va bene, il livello è fantastico, devo concentrarmi sull'aumento della potenza produttiva in 20 minuti per vedere miglioramenti ancora più significativi. Mentre invece la resistenza aerobica mi dice questa è la capacità più spiccata, sei in ottima forma per resistere alla fatica su lunghe percorrenze. E come vi dicevo, tutte queste cose sono configurabili. Questo, appena vi accendete il computerino, vi presenta questa schermata. Questa è l'ultima uscita che ho fatto, non è proprio stata l'uscita, è stato un indoor training questa mattina di 1 ora. Navigazione, allenamento, mi fa vedere tutti i resoconti degli allenamenti durante la settimana, come dicevo, la cronologia, il training status, la potenza, l'indicatore è buono, cosa mi dice se entro? Sì, soglia anaerobica, 159 di BPM, mi fa vedere i vari livelli della potenza. Andando giù sotto mi dice che il valore mi alleno troppo in VO2 max, infatti la barretta qua è superiore, devo darmi una calmatina. Carico acuto però è ottimale, il carico acuto, se lo seleziono, sì, l'avevamo già visto, sono all'interno della banda verde, questi sono i livelli che mi indicano che dovrei lavorare più in zone basse di frequenza. Il tempo di recupero rimanente 25 ore, minuti di intensità, obiettivo settimanale 150, l'attività intensa regolare è importante, con una sessione di frequenza cardiaca ottieni minuti di intensità, età di fitness, nessuna età, sono senza età. E poi c'è il menu e la modifica vuol dire che potete andare a inserire le cose che vi interessano, io li ho inseriti tutti perché mi piacciono tutti, io adoro le statistiche, o potete rimuoverli dalla schermata principale. Menu, questi sono i vari menu per le funzionalità e storie varie. Ha una porta USB-C, i bottoni sono molto più pronunciati
nel 530 erano leggermente più scavati, quindi si trovano più facilmente e sono anche molto precisi. Appena si schiaccia è molto reattiva l'informazione a display col tasto dei bottoni, mentre nel 530 ogni tanto devo schiacciare 2 volte. I bottoni sono sempre gli stessi comunque, non sono cambiati. Per far partire l'attività sportiva si schiaccia sotto, questo è per i loop. E poi tante migliorie. Se comparo la grafica del 530 col 540, come potete vedere, i numeri sono molto più grossi e quindi anche per chi ha problemi di vista come me potreste leggere le indicazioni a display molto più facilmente. Ma vediamo un po' come ho impostato la mia schermata principale. Sopra, come sempre, frequenza cardiaca e potenza, i valori due miei principali importantissimi. Distanza percorsa fino ad ora, quanto tempo ho percorso fino ad ora, velocità, quota, quanta ascesa ho fatto fino ad ora, il pignone che ho selezionato sulla trasmissione elettronica, livello della batteria del dispositivo e che ore sono. Altre informazioni importantissime che mi porto dietro. Altra schermata che è molto importante per me, come sempre in cima battito cardiaco, potenza non c'è perché sono fermo e queste sono le zona del battito cardiaco, al momento sto lavorando in zona 1 e poi la zona reale di potenza, quindi mi fa vedere se lavoro in zona 1, 2, 3, 4, 5 o 6, la media sia del battito cardiaco che della potenza, la frequenza massima in percentuale e anche qua la potenza e la stamina. Quindi queste sono le mie schermate preimpostate con il FreeClimb Pro. La stamina, che cos'è la stamina? La stamina è la resistenza. La stamina è come il serbatoio della benzina di una moto, di un'auto. Più lavorate ad alta intensità e maggiore sarà il livello di stamina consumata. Il monitoraggio della stamina in tempo reale funziona combinando le metriche fisiologiche con la cronologia delle attività recenti e a lungo termine, come la durata dell'allenamento, la distanza coperta e il carico di allenamento accumulato. Al momento ho 67% di stamina, che è la stamina corrente, e riflette quanto resta ancora nel mio serbatoio a livello attuale di sforzo. Questa invece è la stima della stamina potenziale. La stamina potenziale indica la capacità totale del mio serbatoio carburante. Il valore diminuisce rapidamente se pedalo a un ritmo elevato. La riduzione dello sforzo o il riposo comportano un calo più lento della stamina potenziale. Questo valore indica invece fra quanti chilometri io non ne avrò proprio più, quindi indica l'esaurimento dello sforzo. E poi abbiamo dei bellissimi grafici che mi indicano la potenza, adesso non sto pedalando quindi il valore è 0, e l'attuale battito cardiaco. Per settare il Power Guide basterà selezionare il percorso desiderato, quindi si scrolla fino a navigazione, quindi percorsi, selezioniamo questo percorso Lago Egeri, dopodiché si vanno a selezionare i 3 puntini in alto a destra, dopodiché selezioneremo Crea Power Guide. Mantengo il nome indicato. Seleziono la posizione, in questo caso mountain bike è una posizione eretta, seleziono il tipo di attrezzatura, quindi il peso della bici, scrollando in basso andremo a definire la fatica che si vuole fare. Con questo sforzo mi richiederà un 73% della fatica della mia FTP. Se lo seleziono posso variare l'intensità, ma oggi voglio andare a una velocità media. Vado a salvare e a questo punto non ci resta che dirigerci verso l'inizio del percorso. Bene, sono pronto per l'uscita, seleziono vai. Sei vicino all'inizio del percorso, vuoi iniziare? Certamente. E andiamo. Ed eccolo qua il Power Guide Operator. Mi dice che per i prossimi 1 km e 300 metri dovrei andare a una potenza di 111 watt. Quindi iniziamo a pedalare, come vedete a sinistra, se sforo me lo segnala in rosso, quindi devo cercare di non oltrepassare i 111 watt, altrimenti spenderei troppe energie in base al piano di allenamento. In basso a sinistra c'è la distanza fatta fino ad ora, ho la traccia e poi la quota sempre in basso a destra. Adesso sono in una nuova fase, per esempio ho un tratto in salita e lui mi ha ridefinito il target a 192 watt. La tendenza è quella di
spingere di più sul pedale, invece con la funzionalità mi evidenzia in rosso che devo calare di watt, e questa fase finisce fra 180 metri. Dopodiché in grigio mi segnala una riduzione di watt perché inizierà un tratto in discesa, quindi in base al percorso vi disegna l'intensità dei watt. Voilà, mi ha ridefinito i watt, mi dice che non devo pedalare per i prossimi 2,6 km. Ed infatti qua c'è un discesone incredibile che sfocia a questa meraviglia di panorama. Bene, vediamo un po' la procedura di salvataggio che non ho ancora effettuato, la prima volta che l'effettuo. Quindi schiaccio per dire qui sotto, per dire che ho terminato il percorso. Completamente una nuova schermata. Chilometri, mi dice di chilometri all'ora 19,29, chilometri effettuati 57 in 2 ore 57, temperatura corrente perché stamattina c'erano 5 gradi e sono partito oggi alle 7,41. Totale di dislivello 1279, positivo, negativo 1286. Salvo, mi dice le calorie, vado avanti. Idratazione, mi dice ho finito una borraccia. Salvataggio, nuovo RP, distanza 57 km, nuovo RP 40 km, ok, sotto riepilogo, la media, velocità massima, potenza media 173, normale 201, massima 511, frequenza cardiaca, tutte schermate nuove, molto belle. Alimentazione e idratazione, calorie bruciate, prestazione. Ho cambiato 577 volte rapporti. Poi i lap, volendo si possono visionare i lap. Le salite, cosa sono le salite? Treni in effetto. Cosa significa? No, ad alto impatto sul tempo. Mi dice l'allenamento fatto di sabato. Cronologia, notifiche, interessante. Bene. Tantissime migliorie tecniche di questo Garmin 540. Prima tra tutti l'interfaccia grafica, molto più intuitiva, numeri molto più grandi, quindi potreste utilizzarlo anche senza occhiali graduati. I bottoni sono molto più precisi, si trovano meglio rispetto al 530 che erano più incassati, mentre questi sono leggermente più esterni. E poi la cosa che mi è piaciuta molto è che ha trasferito simultaneamente tutti i miei dati dal 530 al 540, quindi ha fatto una sorta di sincronizzazione non solo dei miei livelli ma anche delle mie configurazioni delle schermate, quindi mi sono ritrovato subito la schermata che avevo costruito io sul 530 con tutti i parametri da me scelti, me la sono ritrovata subito qui.
Mi piace moltissimo le indicazioni che dà. Sono in zona 4.2 frequenza cardiaca e in zona 5 come potenza. Bene, con le mie amiche vacche sullo sfondo, prima volta che sono fuori quest'anno, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!